Salve a tutti, oggi parliamo di un argomento un poco più avanzato del solito, che sono, diciamo, un modo di costruire l'armonia fondamentalmente che ha un sound molto più moderno perché è pensato in maniera diversa. Io ho già fatto un video su questa, diciamo, su questo modo di mischiare varie concezioni armoniche. L'ho fatto su You Don't Know What Love Is, si chiamava tonale, modale, quartale, una cosa del genere. Però oggi volevo far vedere un esempio che io faccio spesso ai ragazzi per fargli vedere che ci sono altri modi di pensare e di costruire gli accordi. Fondamentalmente oggi guardiamo un po' meglio la roba triadi su triadi, policordi, esacordi. E tra parentesi è una cosa che è nata con Jerry Bergonzi, che durante la registrazione del disco tantissimo tempo fa a un certo punto mi fece vedere una cosa, disse: ma tu suoni roba bella, però non usi delle cose. Io dissi: cioè, quali cose? E lui disse: i policordi, esacordi. E dissi: e come funziona? E lui, diciamo, non me lo spiegò come funziona fondamentalmente, come fanno molti di questi. Mi fece vedere una cosa. Prima di procedere, mi raccomando, che abbiamo già detto nei video, spippolate sotto, dici mi piace, iscriviti, ok? Così Google, YouTube capisce che il fatto qua è bello. Detto questo, quello che mi fece vedere Jerry era questa cosa qua. Era praticamente un turnaround di si bemolle, quindi sta registrando tutto, sì. Ora vedete che cos'è? Do minore. Sono due triadi. Si bemolle maggiore su do minore. Ok? Poi c'è questo fa settima. Attenzione, qua c'è un fatto incredibile. C'è la settima maggiore, che in realtà non è una settima maggiore, è una quindicesima diesis. Comunque poi re maggiore su si bemolle, mi bemolle, do minore. Quello che capì, quello che mi disse, insomma, che fece capire, è che c'era la possibilità di costruire queste sonorità diverse, non pensando solo un accordo con le normali estensioni, ma o pensando un accordo con le estensioni superiori, o pensando due triadi maggiori minori a seconda, a distanza di un semitono o di un tono. Insomma, c'era questa cosa qua. Il criterio non è che tanto fosse chiaro, non è chiaro neanche a me, diciamo, ve lo dico subito, cioè io ho imparato a usare delle cose, però quello che ho capito fondamentalmente è che invece di pensare il blocco dell'accordo e la melodia lei da sola, questa cosa funziona invece se pensi la melodia come parte di una triade e l'accordo una triade o anche una quadriade sotto, quindi pensare due strutture che come suonano, non suonano le regole, ragazzi, qua non ci sta proprio nessuna cosa, è un'esperienza, provi e costruisci una serie di progressioni, di modi di suonare della roba che poi ti ritrovi. Almeno per me, poi magari esce Schoenberg che trova tutto il fatto sistemato matematico, io sto fatto sistematico non l'ho trovato, e te la pensi, non è che questa cosa sia roba tanto potabile che si suona tutti i giorni, insomma, voglio dire. Quindi, insomma, voglio dire. Però è interessante. Quindi a questo punto io per provare, io in genere faccio così, per capire una cosa non mi metto a leggere tutti i volumi dell'enciclopedia, ma provo a fare una cosa, a produrre un'armonizzazione, un arrangiamento, ha un tema a volte, perché nell'usare è come se il mio cervello capisse l'utilità, diciamo. Quindi provai su un paio di cose, anche su My Funny Valentine lo provai a fare, ma quello che mi venne meglio
fu questa armonizzazione di Round Midnight, che penso che sapete, insomma. Questa è, diciamo, più o meno la versione originale, non sono matematica, però insomma, è questa cosa. Quindi fondamentalmente mi bemolle, do, sed fa, sed si bemolle settima. C'è una armonizzazione bellissima di Herbie Hancock, magari se la trovate ve la guardate, lui fa cose meravigliose. Poi mi bemolle, la bemolle, si minore, mi settima, si bemolle, minore, mi bemolle settima. La bemolle, mi bemolle minore. Do sostenido, fa. La versione del Real Book addirittura mi sembra che questa ultima parte faccia un si settima. A me questa cosa è proprio intollerabile, quindi ho messo il turnaround. Ok, queste. Allora, no? Quindi Sol bemolle, Mi bemolle minore, Re maggiore su Mi bemolle minore. Ok? Quindi quello che vi dico è che questo tipo di sonorità sicuramente funzionano con questa, cercando fra le triadi che sono vicine. Quindi ha un semitono, un semitono sopra, un semitono sotto, un tono, maggiore, minore. Qua per esempio, dove vediamo, usiamo sia il Re maggiore che il Re minore. Quindi questo è. Questo sarebbe Do sostenido, diciamo, no? Quindi io metto questo. Si maggiore su Do maggiore. Mi su Fa minore, Fa diesis e Mi su Si bemolle settima e poi Re minore su Mi bemolle minore. Ok? Quindi qua andiamo più tonali, insomma, anche se questi accordi sono, come avete visto, anche loro composti da parti superiori che sono triadi maggiori. Quindi siamo mi piace andare su qua. E poi questa parte qua, Si minore, Mi settima, Si bemolle minore, Mi bemolle settima, La bemolle. Questa io la faccio diversa, cioè faccio Do diesis non ha più, Fa diesis settima, Fa minore, Si bemolle settima, 11 più, non la bemolle, poi La 11 più, La bemolle, quindi e qua inserisco le cose quartali, mi ricordate? Ok? Sentite? Allora io non c'ho questa cosa, cioè quando uso questa roba sembra la stessa cosa, mi sembra noioso, mi sembra che, mentre invece se usi roba tonale, diciamo, cioè accordi fino alle tredicesime, però roba quartale, roba triadi su triadi, eccetera, secondo me la cosa diventa più interessante, più veloce, respira, no? Quindi siamo io farei Do sostenido, anche qua vedi Si su Fa settima, Si bemolle settima, non la bemolle. Cerco di risuonarla tutta quanta da capo.
Non so se ce la faccio, perché voglio dire, a volte me le scordo queste. Ah no, esatto, anzi, questo è ancora più bello. Ok, poi si rifà tale e quale alla fine. Ora, nell'inciso invece che succede? Non lo so, sentivo il fatto di spostarmi più su un'altra direzione molto più arrogante, quartale, e quindi che cosa feci? Iniziai a pensare, cioè questa cosa di suonare sul pedale e poi articolare le quarte, però lo fa 2 volte, quindi che succede? Quindi qua non so se avete notato, ho usato un certo tipo. Come faccio? Quindi sono quarta, 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 terza, che in realtà in concezione quartale sarebbe quarta, 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 quarta diminuita. Quarta, 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 quarta diminuita. E poi una terza maggiore. La seconda volta, invece di mettere queste, ho messo un altro tipo di voicing quartale, diciamo, che è e fa figo. Questa è quarta più, quarta, quarta, quarta diminuita. Mi maggiore. E qua rientro. No, non facevo così. No, me lo riesco a... Ma mi sono confuso l'orecchio. Forse era semplice, devo seguire. È troppo, è troppo, è troppo. No, ci vuole questo qua, basta. Una roba del genere. Quindi, al di là poi degli accordi, io ve l'ho detto tante volte, le persone non mi credono, io non mi imparo a memoria le cose, cioè le cerco, quindi a volte veramente poi magari un giorno mi suona una cosa, un giorno sto più nervoso, quindi vado un po' così. Quindi, qual è però la cosa di questo inciso? La cosa di questo inciso è il fatto che, sentite questa forma qua, quella quarta, quarta, terza, diciamo così, è chiara, no? Se vogliamo. Ma questa qua è molto più... Questo è bellissimo. Settima 11. Si bemolle settima, che vedete c'è la settima, no, l'undicesima, la tredicesima, però sopra c'è la terza, quindi non è un sas, perché la terza c'è, che deve stare per forza nella melodia per una questione di cose. Bellissimo. E qua si apre il sole.
mi voglio mettere per forza questo accordo, ma non è lui. E a volte la roba semplice è questo qua. E poi tutta questa catena di 2-5 col SAS, che è un SAS che poi diventa nona bemolle 11 più 13. Vedete quanto è bella sta triade di Mi. E poi si conclude. Meraviglia. Se volete approfondire, ricordatevi, se volete approfondire, chiamate la VSA, la nostra accademia online, facciamo armonia, improvvisazione, pianoforte, un sacco di roba e potete approfondire queste cose. Se no ci sono i videocorsi e se no ci sono i video su YouTube. Ma comunque sia, vi auguro con tutto il cuore buon divertimento e ci vediamo alla prossimo video.